Finalmente sappiamo che cosa è andata a fare la CIA in Russia, finalmente ce lo dice il New York Times e viene riportata da tutti i media perché piace molto questa nuova ipotesi, atto terzo praticamente. La CIA sarebbe andata in Russia per dire a Putin che sta perdendo la guerra. Si deve sbrigare ad arrivare ad un accordo con l'Ucraina perché praticamente la sta perdendo militarmente ed economicamente. Quindi praticamente la Russia è implosa, però nelle stesse ore arrivano gli avvertimenti degli attacchi, dei possibili attacchi russi su tutta l'Europa e l'Europa è senza missili Patriot per colpa degli Stati Uniti che li hanno finiti. Con la curiosa correlazione, gli Stati Uniti hanno finito i loro missili Patriot in Iran, quindi l'Europa è senza difese. Perché? Casomai siamo senza difese perché abbiamo mandato tutto in Ucraina. O abbiamo mandato quello che avevamo comprato dagli Stati Uniti agli Stati Uniti? No, perché se no siamo proprio all'apoteosi del tafazzismo. Voglio dire, già il fatto che decantano come una grande trovata geniale quella di ricomprare le armi dall'Ucraina che abbiamo noi finanziato. E adesso ci dicono che noi siamo senza difese aeree, senza Patriot, in Europa da un possibile attacco russo, indifesi, perché gli Stati Uniti li hanno finiti nella guerra contro l'Iran. Avranno finito i loro, mica i nostri. Oppure glieli abbiamo rimandati dopo averli ricomprati. Io non ho capito sta cosa. Andiamo per ordine. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi è venerdì 28 agosto. Grazie a tutti. Dalla settimana prossima, se riusciamo, ripartiamo con le live, non domani. ISW, l'Institute for the Study of War. La Russia potrebbe condurre, sentite, qua non è che si parla per il non detto tra le righe, La Russia potrebbe condurre attacchi aerei, missilistici, con droni, incursioni anche limitate, quindi anche con la fanteria, immagino, contro uno o più stati baltici per testare e cercare di spezzare la determinazione della NATO a invocare e rispondere ai sensi dell'articolo 5. Questa è guerra. Chiaro? Questo è il report di oggi di ISW, in uno dei suoi paragrafi iniziali, quando cerca di riepilogare quante cazzate stanno dicendo in Russia, quanto invece siamo bravi da noi. Il capo della CIA che è andato in Russia qualche giorno fa, nessuno sa perché ci è andato, soprattutto di cosa hanno parlato, ma ora arriva il New York Times, che dice che l'obiettivo di Ratcliffe era comunicare privatamente la sua cupa valutazione, questo è un virgolettato riportato da un'agenzia tedesca che lascio in descrizione per tutti gli abbonati, come sanno tutti quelli che sono abbonati e come sanno anche quelli che non sono abbonati, perché comunque sono tutte fonti che potete cercare tranquillamente, agenzia tedesca, NTV, Le Monde, che c'è se volete cercare sulle fonti russe c'è la TASS, vabbè ce ne sono tante. Comunicare privatamente la sua cupa valutazione, quindi della CIA, della situazione nella guerra tra Russia e Ucraina al capo dei servizi segreti russi e sollecitare i russi a raggiungere un accordo prima che la loro situazione militare ed economica peggiori ulteriormente. Quindi uno poteva dire, fino a loro, uno poteva dire, magari è andato lì per dire, oh, qua sta andando male, per favore facciamo qualcosa, accordiamoci, cioè accordatevi con l'Ucraina, non è che ce ne freghi tanto, facendo finta che sia andato veramente a parlare di questo, come se la priorità degli Stati Uniti fosse l'Ucraina. Facciamo finta di sì. Facciamo finta che gli Stati Uniti siano più concentrati sull'Ucraina che non sulla figuraccia che stanno facendo in Iran, del quale è partner la Russia, ma facciamo finta. È andato lì per parlare dell'Ucraina. E fino al loro uno poteva pensare, allora sono andati lì per chiedere una sorta di dai, calma, mettiamoci una pietra sopra, facciamo un accordo. No, io ti dico che ti sollecito a un accordo prima che la tua situazione militare ed economica peggiori ulteriormente, il che vuol dire che è già di merda. Quindi militarmente al fronte con i bombardamenti ed economicamente la situazione della Russia è di me. Questo è quello che secondo i media, New York Times nello specifico, ma riportato da tutti,
è quello che sarebbe andato a fare il capo della CIA, statunitense ovviamente, la CIA degli Stati Uniti, in Russia. Cioè è andato lì a dire arrevendetevi, vi conviene perché state perdendo e state per fallire. Notare la piccola contraddizione col report che vi ho letto all'inizio degli SV di oggi. Con la Russia che sta per attaccare con missili, droni, fanteria, tutto l'Europa, gli stati baltici. Ma non solo gli stati baltici, perché poi c'è una mappa che è pubblicata sul Corriere oggi, che è nell'home page, dove l'Europa è disseminata di puntini con possibili obiettivi colpiti dai russi con dei bombardamenti. Se un alieno dovesse arrivare oggi, qui, dice, beh, vabbè, l'Europa è in guerra con la Russia. È in guerra. No? Sempre il New York Times, gli autori citano fonti di funzionari governativi, attuali ed ex addirittura. Secondo l'articolo, gli Stati Uniti presumono che il presidente Putin riceva dal fronte solo rapporti edulcorati e non abbia un quadro realistico della situazione. Chiaro? Quindi a Putin gli viene detto: non solo stai per fallire, gli dice guarda che i tuoi ti danno dei rapporti fasulli, perché non è che l'esercito russo sta avanzando, è l'esercito di Kiev che sta riconquistando. Questa l'ho messa io, l'ho interpretata io, però per dire riceve dal fronte solo rapporti edulcorati e non abbia un quadro realistico della situazione, che cosa fa credere? Fa credere che a Putin stiano dicendo stiamo avanzando, stiamo andando bene in guerra, invece è il contrario. Non è che stiamo andando bene, invece stiamo andando benino. Non è, penso che il capo della CIA va lì a dire guarda, ti hanno detto che hai ottenuto 10, no, hai ottenuto solo 8. Tu vai lì per dire non hai ottenuto niente o addirittura hai perso qualcosa, se proprio vogliamo fare finta che sta succedendo questo. Ratcliffe spera che l'ex capo dei servizi segreti di Putin prenda sul serio le informazioni della CIA. Tuttavia, non si trattava, ci tiene a dire l'agenzia tedesca, di una minaccia o di qualcosa di simile. Ma perché dirlo? Chi mai poteva pensare una cosa del genere? Facendo finta che tutto sto racconto possa essere verosimile. Chi poteva pensare che fosse una minaccia? Allora, questa è la nuova ipotesi che i media oggi cavalcano. Gli piace molto di più della precedente. La precedente era che il capo della CIA era andato lì per dire che stava per attaccare la NATO, per dissuadere la Russia che stava per attaccare la NATO. Ecco, quella di prima era il capo della CIA è andato lì per dire no, non attaccare la NATO. Non attaccare la NATO. Questa però piace di più. Questa piace molto di più perché descrive ancora di più la Russia praticamente allo sfacelo proprio totale. Non è male, no? C'è stata una dichiarazione di Trump sul possibile attacco della Russia all'Europa che però mi ha spaventato. Perché Trump ha sentito Putin e assicura che non attaccherà il territorio della NATO. Ora, vado a leggere, ho avuto un buon colloquio con lui, non attaccherà il territorio NATO, virgolettato di Trump. Adesso ho paura. Adesso che l'ha detto Trump, ho timore che ci sia un concreto rischio che la Russia abbia intenzione davvero di attaccare un obiettivo NATO. Ora, è vero che non troppo velatamente la Zakharova ha detto di stare attenti ai britannici, che i loro obiettivi potrebbero essere non necessariamente sull'isola britannica, ma potrebbero essere colpiti dalla Russia a causa del coinvolgimento dei droni che sono stati lanciati sul territorio russo, che erano per la maggior parte britannici. Però di lì a dire che attaccherà l'Europa, ora dice Trump non attaccherà l'Europa, cioè la NATO, perché l'Europa è praticamente quasi tutta NATO. Questo mi preoccupa, perché l'ha detto Trump.
sappiamo quanto sia affidabile quello che dice Trump. Trump si comporta da pazzo. Che sia pazzo non credo, però si comporta da tale. Una caratteristica sua è che dice tutto il contrario di tutto, e di solito la maggior parte delle cose che dice non corrisponde in realtà. E se mi dice che Putin gli ha assicurato che non attaccherà l'Europa, per la miseria è una prova in più che attaccherà l'Europa. Il timore è questo. Comunque, non vorrei alimentare troppo la paura perché ci pensano già i nostri media, e infatti arriva l'ennesima ondata di notizie, in contraddizione con la precedente della Russia che ha perso la guerra e che la CIA, il capo della CIA è andato lì a dire oh avete perso la guerra, arrendetevi eccetera eccetera eccetera. Der Spiegel, tedesco, a quanto pare l'esercito statunitense soffre di una carenza più che critica dei sistemi di difesa missilistica. Questo è il titolo. Mi ha incuriosito perché comunque era una riproposizione di un problema che già conoscevamo, cioè la carenza dei missili Patriot, a causa della quale non hanno potuto vendere all'Europa i missili Patriot da regalare a Kiev. Tanti problemi, no? I Patriot hanno bisogno di una catena di montaggio molto lunga, lenta, volevano dare le licenze a Kiev, aveva detto, poi l'aveva detto Zelensky, poi invece non se ne è fatto nulla, almeno finora. Tutte queste cose qua, no? I Patriot sono gli unici che, anche se hanno una percentuale non sufficiente, sono gli unici che riescono a intercettare una parte dei missili balistici russi, che in questo momento fanno il bello e il cattivo tempo sopra l'Ucraina come vogliono. Ok. Quindi io ho immaginato che un titolo del genere poi portasse allo sviluppo dell'articolo orientato a fare una critica sulle politiche statunitensi, su come si muove in giro per il mondo destabilizzando interi continenti, pianificando male o peggio le guerre che poi va a fare per poi perderle senza dirlo, senza dichiararlo, e lasciare le macerie a noi di solito, i problemi, le destabilizzazioni, i costi li lascia tutti a noi. Pianificandole male, cioè in questo caso ad esempio sottovalutando la potenza di fuoco dell'Iran che ha fatto consumare tantissimi Patriot, in 2-3 giorni ha consumato più di quello che producono in un anno come sistemi di difesa missilistica, ha dovuto utilizzare con l'aiuto delle basi e dei paesi del Golfo anche i loro sistemi di difesa, ha preso dalla Corea del Sud i suoi missili che teneva lì Trump per portarli nel Medio Oriente perché li stava finendo, e poi alla fine ha detto no, facciamo la tregua perché ce lo dice l'Iran, e noi ci abbiamo creduto tutti, no? Io pensavo che fosse uno sviluppo di questo genere. No. Il Der Spiegel, citando anche un articolo dell'Associated Press, a quanto pare le forze armate statunitensi stanno soffrendo di una carenza più che critica in Europa, principalmente i missili intercettori Patriot. In Europa, cioè i loro, perché li avranno mandati laggiù, li ha consumati, no? Che possono essere utilizzati per abbattere i missili balistici ad alta velocità russi. Cioè, questa è una critica per dire non li hanno dati all'Ucraina e li hanno consumati per loro? Allora, comprensibile. Li uso prima per me che non per un altro paese, o sbaglio? O facciamo tutti come fa l'Europa, cioè diamo tutto a Kiev che non fa parte dell'Europa e noi rimaniamo senza. Però gli Stati Uniti finiscono i missili, l'Europa rimane senza difese. Sentite. Ciò potrebbe avere gravi conseguenze per i paesi NATO in Europa. Perché? I paesi NATO in Europa hanno i loro armamenti, le loro difese aeree, che hanno comprato anche dagli Stati Uniti, quindi anche i sistemi Patriot. O no? In caso di attacco missilistico russo, ad esempio, o contro un quartier generale militare, a una centrale o una centrale elettrica, la NATO potrebbe trovarsi in una situazione simile a quella attuale dell'Ucraina, che è scarsamente equipaggiata di missili Patriot, ed essere costretta l'Europa a subire un colpo dopo l'altro. Allora, facciamo finta di non vedere la contraddizione nel racconto che vede
il capo della CIA che va in Russia per dire che la Russia e Putin stanno perdendo e economicamente sono al collasso e la situazione al fronte è in continuo peggioramento per la Russia. Facciamo finta di non vedere questo. Facciamo finta che in caso di attacco di un paese terzo, che può essere la Russia, all'Europa NATO, gli Stati Uniti ci difenderebbero. Facciamo finta di sì, coi loro missili, che non hanno in questo momento, però sulle difese dei paesi, abbiamo visto che cosa è successo nei paesi del Golfo, no? Dagli attacchi iraniani. Troppo li hanno difesi gli Stati Uniti, però facciamo finta di sì. Facciamo finta di sì e facciamo finta anche di non notare il solito tentativo mediatico di alzare l'allarme, di spaventare a causa dell'ennesimo, del probabile o del prossimo attacco russo all'Europa. Facciamo finta anche questo di no. No? Col solito tentativo seminascosto col solito obiettivo di giustificare il riarmo, no? Il riarmo che potrebbe quello sì portare a un concreto attacco russo. Il Corriere della Sera, guerra ibrida ma non solo. Dove potrebbe colpire la Russia? I possibili attacchi che preoccupano la NATO. Questo è il titolo, con la mappa disseminata di puntini, con tutte le frecce che arrivano dalla Russia. No? Repubblica. Il Cremlino ritiene che il conflitto in Iran abbia indebolito gli Stati Uniti, così può colpire i loro alleati in Europa. Bruxelles lancia l'allarme, ci saranno attacchi ibridi. Il governo italiano in allerta, c'è il rischio di nuovi sabotaggi. Ok, togliamo tutto questo. Lo togliamo. Se gli Stati Uniti hanno finito i Patriot in Iran perché hanno subito ondate di attacchi dall'Iran che probabilmente hanno mal calcolato, un Iran che definivano in ginocchio, avranno finito i loro di missili. Cioè, avranno finito i loro Patriot. Perché sarebbero i paesi europei senza Patriot? Allora, i paesi che usano sistemi Patriot o altri sistemi di difesa li hanno acquistati, li hanno e li hanno a disposizione, o sbaglio? Tolti quelli che hanno regalato all'Ucraina. E forse è proprio qui il problema. Però diamo la colpa agli Stati Uniti. Oppure c'è quell'ipotesi che Washington ce li vende, però se gli serve glieli dobbiamo ridare, anche se li abbiamo pagati, che sarebbe un discreto spreco di soldi pubblici, se non sbaglio. Voglio dire, noi paghiamo qualcosa che poi non possiamo nemmeno utilizzare perché quando quelli che ce l'hanno venduta gli serve gliela dobbiamo ridare. È un'ipotesi, che dovrebbe, che ne so, quantomeno suscitare qualche protesta. Quindi, esclusa questa ipotesi, come ha fatto la NATO in Europa a restare scoperta e indifesa da eventuali attacchi russi in questo momento? Non mi è chiaro, non siamo in guerra, non siamo intervenuti in Iran. Non è che niente li hanno mandati tutti a Kiev, che li ha consumati contro la Russia, e noi siamo rimasti senza e ora non abbiamo nemmeno i soldi per ricomprarli. Già sarebbe un'ipotesi assurda di suo, cioè aver mandato tutto, essere rimasti senza e dover spendere, oltre ai soldi che mandiamo a Kiev, per ricomprare quello che avevamo. Ma tanto gli Stati Uniti li hanno terminati, non ce li vendono perché non ce li hanno, che comunque li avremmo ricomprati per regalarli a Kiev di nuovo, quindi non è che è una domanda retorica, ma no? Come il fatto che il capo della CIA sia andato lì per dire stai perdendo, oppure per dire guardate, c'è la situazione in Iran che non riusciamo più a gestire, come possiamo metterci d'accordo per mediare un po' anche con la situazione in Ucraina, cosa vi può servire per avere una mano diplomaticamente con l'Iran e uscirne un po' senza fare la figura di merda che stiamo facendo? No? Delle due quale potrebbe essere più verosimile? Il capo della CIA che va lì ad insultare Putin o il capo della CIA che va lì a mediare per interessi statunitensi con Putin? Putin o chi per esso, i capi dei servizi segreti. Allora, io lo so, tornare alla diplomazia adesso sarebbe un bel problema.
Facendo finta che quest'ultima ipotesi, quella appunto dei Patriot finiti in Europa perché li abbiamo mandati tutti a Kiev, non è proprio mediaticamente utile, perché poi dal punto di vista dei consensi non porta tanto. Bisognerebbe tornare alla diplomazia, cioè in un paese normale, in un mondo normale, che cosa potrebbe succedere in una situazione del genere dove, facendo finta di credere che la Russia voglia attaccarci, noi siamo consapevoli di essere senza difese? Cosa dovremmo fare in teoria per mettere al sicuro i cittadini? Non abbiamo difese, dobbiamo passare di nuovo alla diplomazia, o quantomeno ricominciare sulla diplomazia. Però io capisco che al momento passare alla diplomazia per gli europei suona come una sconfitta. È una figuraccia per gli ultraatlantisti che finora hanno detto che vincevamo, che ottenevamo tutto, che riprendevamo tutti i territori. Ripassare alla diplomazia ora non benissimo. Però, visto come sta andando militarmente al fronte, magari... Cioè, l'alternativa mi sembra molto peggiore. Continuare la guerra, così come sta andando, senza difese, senza possibilità di mandare niente a Kiev se non altri armamenti imprecisati che gli servono, ma magari non sono proprio quelli che gli servono. Passare alla diplomazia non sarebbe magari l'ipotesi più logica? No, evidentemente no. Piace l'ipotesi militare. Grazie. Lasciate un like, lasciate un commento, sostenete il canale con un piccolo abbonamento su YouTube. Ci sono 3 livelli, scegliete quello che più ritenete equilibrato per sostenere il canale. I livelli sono mensili. Se volete fare l'abbonamento annuale c'è Patreon che trovate in descrizione, vi permette di fare, ci sono 3 livelli anche lì, sia mensili che annuali. Grazie a tutti, al prossimo video.